Ascoltami bene. Ti hanno mentito per tutta la vita. Ti hanno fatto credere che hai bisogno di qualcun altro per essere felice, che senza gli altri sei incompleto. Ma io sono qui per dirti una verità brutale. La persona più importante nella tua vita sei tu. E se non impari ad amare la tua solitudine, non amerai mai davvero niente. Oggi ti mostro come diventare la versione più potente di te stesso, partendo da zero, partendo da solo, e quello che scoprirai alla fine ti cambierà per sempre. La forza della solitudine consapevole. Sai cosa mi ha insegnato Marco Aurelio? La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. E indovina quando i tuoi pensieri sono più puri? Quando sei solo con te stesso. A 40 anni passati hai già capito una cosa fondamentale. La maggior parte delle persone vive nella paura del silenzio. Riempiono ogni momento vuoto con distrazioni, con telefonate inutili, con relazioni tossiche, con impegni che non portano a niente. Ma tu no. Tu hai l'età per capire che la solitudine non è una punizione, è un privilegio. È il momento in cui finalmente puoi sentirti respirare senza dover recitare una parte, senza dover essere il genitore perfetto, il coniuge perfetto, l'amico sempre disponibile. Sei solo tu, nudo davanti alla tua verità. Quante volte ti sei sentito solo anche in mezzo alla folla? Quante volte hai finto di essere felice mentre dentro urlavi? Ecco la differenza tra essere soli ed essere solitari. Essere soli è una scelta di potere. Essere solitari è una conseguenza della paura. La società ti ha condizionato a credere che dopo i 40, se sei solo, qualcosa è andato storto, che dovresti essere sistemato, avere tutto a posto, essere circondato da persone. Ma io ti dico, forse è proprio ora che tutto va nel verso giusto. Seneca diceva: ogni nuovo inizio viene dalla fine di qualche altro inizio. Se vuoi iniziare a vivere davvero, devi finire di dipendere dagli altri per la tua felicità. Non è crudeltà, è evoluzione. Quando impari a stare con te stesso senza annoiarti, senza sentirti inadeguato, senza dover riempire il silenzio, stai sviluppando il muscolo più importante della tua vita, l'autosufficienza emotiva. Ma attenzione, c'è una trappola che la maggior parte delle persone non vede arrivare. E te la rivelerò nel prossimo capitolo. Questa settimana dedica 30 minuti al giorno a stare completamente solo, senza telefono, senza TV, senza distrazioni. Siediti e osserva i tuoi pensieri senza giudicarli. I primi giorni ti sembrerà impossibile, ma dopo una settimana scoprirai di desiderare quei momenti. Liberarsi dalle catene emotive invisibili. Epitteto era uno schiavo che divenne libero non quando spezzò le catene fisiche, ma quando capì che nessuno poteva imprigionare la sua mente. Tu oggi sei schiavo delle opinioni altrui, delle aspettative, del bisogno di piacere. È ora di spezzare queste catene invisibili. Ecco la verità che nessuno ti dice. Dopo i 40 continui a vivere secondo regole che ti hanno imposto quando avevi 20 anni. Devi essere sposato, devi avere successo sociale, devi sempre essere disponibile per tutti. Ma chi ha scritto queste regole? E perché le stai ancora seguendo? Guarda in faccia la realtà. Ci sono persone nella tua vita che ti stanno prosciugando da anni. Ti chiamano solo quando hanno bisogno, spariscono quando tu hai bisogno. Ti criticano quando provi a crescere, ti ricordano sempre i tuoi fallimenti passati. Questi non sono amici, sono parassiti emotivi che si nutrono della tua energia. E tu cosa fai? Continui a giustificarli. Ma è famiglia, ma siamo amici da tanto tempo, ma in fondo è una brava persona. No, smettila di fare il martire, smettila di sacrificare la tua pace mentale per persone che non farebbero lo stesso per te. La lezione più dolorosa, ma più liberatoria, è questa. Non puoi salvare nessuno che non vuole essere salvato. Non puoi amare qualcuno fino a farlo cambiare. Non puoi essere la terapia gratuita di tutti. E soprattutto non puoi recuperare il tempo che hai perso dietro a persone sbagliate. Ma ecco il punto cruciale che cambierà tutto. La maggior parte delle tue relazioni sono basate su contratti emotivi non scritti che hai accettato senza rendertene conto. Se faccio questo per te, tu mi amerai. Se sono sempre disponibile, tu mi rispetterai.
Se non dico mai di no, tu mi considererai una brava persona. Marco Aurelio scriveva: devi liberarti dalle opinioni degli altri se vuoi avere pace. Ogni volta che permetti a qualcuno di definire il tuo valore, stai regalando il tuo potere. Ogni volta che cerchi approvazione, stai mendicando quello che già possiedi. Il problema più grande? Hai passato così tanto tempo a prenderti cura degli altri che hai dimenticato come prenderti cura di te stesso. Hai dato così tanto amore che non sai più cosa significa riceverlo, soprattutto da te stesso. Ora c'è qualcosa di ancor più profondo che devi capire e ha a che fare con la costruzione della tua identità. Ma prima devi comprendere una verità sconcertante che la maggior parte delle persone scopre troppo tardi. Fai una lista delle persone che ti contattano solo quando hanno bisogno di qualcosa. Per una settimana non rispondere immediatamente ai loro messaggi. Rispondi quando ti va, ai tuoi tempi. Osserva come cambia la dinamica e come ti senti ad avere il controllo del tuo tempo. L'arte di costruire la propria fortezza interiore. I filosofi stoici chiamavano questo concetto cittadella interiore, uno spazio dentro di te che nessuno può toccare, nessuno può violare, nessuno può distruggere. È tempo che costruisci la tua, perché a 40 anni passati hai finalmente l'esperienza per capire cosa funziona davvero. Sai qual è il problema di molte persone della tua età? Hanno costruito la loro identità sugli altri per così tanto tempo che quando si guardano allo specchio non riconoscono chi vedono. Sono il marito di, sono il padre di, sono il capo di, sono l'amico di. Ma chi sei tu quando togli tutto il resto? Chi sei quando nessuno ti sta guardando? Questa è la domanda che hai terrore di farti, perché hai paura di scoprire che sotto tutto questo rumore, sotto tutte queste maschere che indossi da decenni, non sai chi sei davvero. Ma io ti dico, quella paura è il tuo punto di partenza, non il tuo punto di arrivo. Seneca praticava un esercizio potente. Immaginava di perdere tutto quello che aveva, ricchezza, amici, status, famiglia, per prepararsi mentalmente e scoprire cosa rimaneva. Cosa rimane di te quando togli tutto? Quella è la tua vera essenza e a 40 anni passati è ora di conoscerla intimamente. La verità è che hai passato così tanto tempo a essere quello che gli altri si aspettavano che hai dimenticato i tuoi veri desideri. Ti piace davvero quello che fai? Ti piacciono davvero le persone che frequenti? O stai vivendo la vita che pensavi dovessi vivere a 20 anni? Inizia a costruire rituali sacri per te stesso. Una passeggiata mattutina senza telefono dove puoi pensare liberamente. Un'ora di lettura senza interruzioni prima di dormire. Un giorno alla settimana dove fai solo quello che vuoi tu, senza chiedere permesso a nessuno, senza dover giustificare le tue scelte. La tua fortezza interiore si costruisce con piccoli atti quotidiani di rispetto verso te stesso. Dire no quando vuoi dire no, anche se deluderai qualcuno. Andare dove vuoi andare, anche se devi andarci da solo. Mangiare quello che ti piace davvero, non quello che è giusto mangiare. Smettere di chiedere permesso per esistere come sei. Ma ecco la parte che nessuno ti dice. Quando inizi a costruire questa fortezza, le persone intorno a te si arrabbieranno. Ti accuseranno di essere cambiato, di essere egoista, di essere diverso. E sai perché? Perché il tuo cambiamento mette in discussione le loro scelte. La tua crescita li fa sentire piccoli. Però c'è un segreto che ho scoperto studiando le persone davvero felici dopo i 40. E questo cambia tutto il gioco. Crea un santuario personale in casa tua, anche solo un angolo che sia completamente tuo. Nessun altro può toccarlo o modificarlo. Riempilo di cose che ami davvero, non di cose che dovrebbero piacerti. Passa almeno 15 minuti al giorno in questo spazio, facendo solo quello che ti nutre l'anima. Trasformare la solitudine in superpotere. Ecco una verità che fa male ma che devi sentire. Quando sei disperato di compagnia, attiri persone sbagliate. Quando sei completo da solo, attiri persone giuste. È una legge universale che funziona sempre e a 40 anni passati hai abbastanza esperienza per riconoscere questa dinamica. Ripensa alle tue relazioni passate.
Quante volte hai accettato comportamenti inaccettabili solo per non essere solo? Quante volte hai tollerato mancanze di rispetto perché avevi paura che nessun altro ti avrebbe voluto? Quante volte hai abbassato i tuoi standard solo per avere qualcuno accanto? Le persone sentono la disperazione da chilometri di distanza. Sentono quando hai bisogno di loro per sentirti completo. E sai cosa fanno? Ti usano. Ti tengono intorno non perché ti amano, ma perché il tuo bisogno li fa sentire potenti, necessari, superiori. Ma quando impari a stare bene da solo, quando irradii quella tranquillità interiore che viene solo dall'autoaccettazione, quando non hai più bisogno di nessuno per definirti, paradossalmente tutti vogliono starti vicino, perché la sicurezza in se stessi è magnetica, soprattutto a 40 anni passati, quando hai la maturità per non fingere. Marco Aurelio governava un impero, ma trovava la sua forza nei momenti di solitudine, nella riflessione, nella connessione profonda con se stesso. Non aveva bisogno del consenso del Senato per sapere chi era. Non aveva bisogno degli applausi della folla per sentirsi degno. Inizia a vedere la solitudine come un allenamento per l'anima. Ogni momento che passi bene con te stesso è come andare in palestra per la tua forza interiore. Ti stai rinforzando, ti stai preparando, ti stai evolvendo in una versione di te che non dipende da nessuno per la sua felicità. Smetti di riempire ogni silenzio con distrazioni. Smetti di controllare ossessivamente i social media come un adolescente in cerca di validazione. Smetti di cercare conferme esterne per decisioni che sai già essere giuste. Siediti nel silenzio e ascolta cosa ha da dirti la tua anima. All'inizio ti darà fastidio, perché non sei abituato. Poi inizierai a sentire una pace che non provavi da anni. Infine diventerà la cosa più preziosa che hai, il tuo dialogo interiore, la tua bussola personale, la tua connessione con chi sei veramente. Ma c'è un livello ancora più profondo di questa trasformazione, qualcosa che riguarda il tuo rapporto con il tempo e con la mortalità. E questo è quello che fa la differenza tra chi invecchia spaventato e chi invecchia sereno. Pianifica un'attività che hai sempre voluto fare, ma che hai rimandato perché non avevi nessuno con cui farla. Vai al cinema da solo, fai un viaggio di un giorno da solo, vai a cena in un ristorante che ti incuriosisce. Osserva come cambia la tua percezione di te stesso quando smetti di aspettare il permesso degli altri per vivere. La rivoluzione del tempo personale. A 40 anni passati hai finalmente capito una verità che i ventenni non possono comprendere. Il tempo è la risorsa più preziosa che hai e ogni minuto che sprechi dietro a persone che non ti apprezzano è un minuto che non tornerà mai più. Quando eri giovane pensavi di avere tempo infinito. Potevi permetterti di sprecare anni dietro alla persona sbagliata, lavori che odiavi, amicizie superficiali, ma ora sai che il tempo è limitato e questa consapevolezza può diventare il tuo più grande alleato. Epitteto insegnava: non perdete tempo a spiegare chi siete alle persone che si sono impegnate a fraintendervi. Questo vale doppiamente a 40 anni. Non hai più tempo da perdere cercando di convincere gli altri del tuo valore. Chi non lo vede non lo merita. Inizia a trattare il tuo tempo come tratteresti un conto in banca con una somma limitata. Ogni ora che dedichi a qualcuno o qualcosa è un investimento. E come ogni investimento deve darti un ritorno positivo: pace, crescita, gioia, soddisfazione. Le persone della tua età che sono infelici hanno una cosa in comune: continuano a investire tempo ed energia in situazioni che non danno loro niente in cambio. Relazioni che li prosciugano, lavori che li uccidono dentro, abitudini che non li fanno migliorare. Ma ecco il superpotere che arriva con l'età: la capacità di dire no senza sensi di colpa. Quando hai 40 anni passati e realizzi quanto sia prezioso il tuo tempo, dire no diventa un atto di autoamore, non di egoismo. Non posso aiutarti con questo progetto che mi fa perdere il weekend. Non posso ascoltare ancora i tuoi problemi se non sei disposto a risolverli. Non posso partecipare a eventi che mi annoiano solo per fare presenza. Ogni no che dici a qualcosa che non ti serve è un sì che dici a qualcosa che ti nutre. E a 40 anni passati hai il diritto e il dovere di nutrirti, non di morire di fame emotiva per compiacere gli altri.
Seneca aveva un esercizio. Alla fine di ogni giornata si chiedeva come aveva speso il suo tempo e se ne era valsa la pena. Inizia a fare lo stesso. Alla sera, prima di dormire, chiediti: oggi ho vissuto o ho solo esistito? Ho fatto qualcosa per me o solo per gli altri? Ho nutrito la mia anima o l'ho ignorata? Ma c'è qualcosa di ancora più potente che succede quando combini la saggezza dell'età con l'amore per la solitudine. Per una settimana tieni un diario del tempo, annota ogni attività e accanto scrivi se ti ha dato energia più o te l'ha tolta meno. Alla fine della settimana elimina sistematicamente le attività con il segno meno e aumenta quelle con il segno più. La tua vita cambierà in modo tangibile. Rinascere dalle proprie ceneri. Epiteto insegnava che non sono gli eventi a disturbarci, ma il giudizio che diamo agli eventi. La tua solitudine non è una punizione del destino, è una opportunità dell'universo. Non è una perdita, è una scoperta. Non è un fallimento, è un nuovo inizio. A 40 anni passati hai probabilmente attraversato almeno una grande crisi, un divorzio, la perdita di un lavoro, la morte di una persona cara, una malattia, un tradimento. Questi eventi ti hanno spezzato, ma ti hanno anche liberato da illusioni che ti tenevano prigioniero. Oggi è il giorno in cui smetti di vedere la tua situazione come un problema e inizi a vederla come una soluzione. Sei solo? Perfetto. Hai tutto il tempo per diventare chi vuoi essere senza dover rendere conto a nessuno. Nessuno ti sta giudicando, nessuno ti sta limitando, nessuno ti sta distraendo dai tuoi veri obiettivi. Questa è la tua metamorfosi adulta. Come una farfalla che deve stare nel bozzolo per trasformarsi, tu devi stare nella tua solitudine per rinascere. Non è un periodo di attesa, è un periodo di creazione attiva del tuo futuro. Inizia a investire in te stesso come non hai mai fatto. Leggi libri che ti sfidano intellettualmente, non romanzi per passare il tempo. Impara skills che ti appassionano davvero, non solo quelle che servono per la carriera. Cura il tuo corpo come un tempio che deve durarti per i prossimi 40 anni. Nutri la tua mente con contenuti di qualità. Parla a te stesso come parleresti al tuo migliore amico. Smetti di essere il tuo peggior critico e diventa il tuo più grande sostenitore. Seneca diceva: ogni giorno è un passo verso l'eternità. Cosa vuoi che rimanga di te? Che eredità vuoi lasciare? Non alle altre persone, ma a te stesso. Che versione di te vuoi essere tra 1 anno? Tra 5 anni? Quando avrai 70 anni? La solitudine ti dà il regalo più prezioso che esista, la possibilità di ricostruirti da zero, senza compromessi, senza dover negoziare i tuoi sogni con nessuno, senza dover spiegare le tue scelte. Ma ecco la cosa più bella: quando rinasci dalle tue ceneri, quando diventi la versione migliore di te stesso attraverso la solitudine, non hai più paura di perderti di nuovo, perché sai che dentro di te hai tutto quello che serve per ricostruirti infinite volte. Scrivi una lettera al te stesso di 1 anno fa, ringraziandolo per tutte le difficoltà che ha affrontato, perché ti hanno portato dove sei oggi. Poi scrivi una lettera al te stesso tra 1 anno, descrivendogli la persona straordinaria che diventerai. Tieni entrambe le lettere e rileggile quando ti senti perso. L'evoluzione delle relazioni autentiche. Ecco una verità che cambia tutto. Quando smetti di avere bisogno delle persone, iniziano ad apparire quelle giuste. Quando non cerchi più disperatamente compagnia, attiri compagnia di qualità. È un paradosso che funziona sempre. A 40 anni passati, hai il vantaggio di aver visto abbastanza relazioni fallire per riconoscere gli schemi tossici dal primo appuntamento. Hai sviluppato un radar per i vampiri emotivi, per chi cerca solo di ricevere senza mai dare, per chi ti vuole nella loro vita solo per riempire un vuoto. Ma ora che hai imparato a stare bene da solo, puoi permetterti di essere selettivo. Puoi permetterti di aspettare le persone giuste invece di accontentarti delle prime che arrivano. Puoi permetterti di dire: preferisco essere solo che male accompagnato. Le relazioni autentiche hanno caratteristiche precise, ti danno energia invece di toglierla, ti spingono a crescere invece di tenerti piccolo, ti accettano per quello che sei invece di voler cambiare tutto di te, aggiungono valore alla tua vita
invece di complicarla. Quando incontri persone così, le riconosci subito, perché come te hanno fatto il loro lavoro interiore, hanno imparato a stare bene da sole. Anche loro sanno che una relazione sana è l'unione di due persone complete, non di due metà che cercano di formare un intero. Marco Aurelio scriveva: «Adatta te stesso all'ambiente in cui il destino ti ha posto, ma ama sinceramente le persone con cui condividi la vita. La differenza è che ora sai riconoscere chi merita il tuo amore sincero e chi invece sta solo passando di lì. Non aver paura di essere esigente, non aver paura di avere standard alti. A 40 anni passati hai guadagnato il diritto di pretendere rispetto, lealtà, autenticità. Chi non può offrirti queste cose non merita un posto nella tua vita. E ricorda, è meglio avere 3 amici veri che 30 conoscenti superficiali. È meglio essere single che in una relazione sbagliata. È meglio cenare da solo in pace che in compagnia di persone che ti giudicano. Fai una revisione delle tue relazioni attuali. Dividi le persone in 3 categorie: quelle che ti danno energia, quelle neutre e quelle che te la tolgono. Inizia a investire più tempo nella prima categoria e meno nelle altre 2. Osserva come cambia la qualità della tua vita sociale. Il potere della presenza completa. Sai qual è la differenza tra chi invecchia male e chi invecchia con grazia? La capacità di essere presente nel momento, di godersi la propria compagnia, di trovare ricchezza nella semplicità della vita quotidiana. Quando impari davvero a stare solo, sviluppi una qualità rara, la presenza completa. Non stai più con un piede nel passato, rimpiangendo quello che non è andato come volevi, e un piede nel futuro, preoccupandoti per quello che potrebbe accadere. Sei qui, ora, completamente presente a te stesso. Questa presenza ha un potere incredibile. Ti permette di notare cose che prima ti sfuggivano: il sapore del tuo caffè mattutino, il suono della pioggia sul vetro, la sensazione dell'aria sulla pelle durante una passeggiata. Ti permette di trovare poesia nei momenti ordinari. Seneca praticava quello che chiamava l'esame di coscienza quotidiano, non per giudicarsi, ma per essere presente alla propria vita. Ogni sera si chiedeva: come ho vissuto oggi? Cosa ho imparato? Come posso vivere meglio domani? A 40 anni passati, hai abbastanza esperienza per capire che la felicità non sta nelle grandi occasioni speciali, ma nella capacità di apprezzare i piccoli momenti quotidiani. Un libro che ti appassiona, un tramonto che ti commuove, una conversazione profonda con te stesso. La presenza completa ti libera anche dall'ansia sociale. Quando sei completamente a tuo agio con te stesso, non provi più quel bisogno disperato di impressionare gli altri, di dire sempre la cosa giusta, di essere accettato da tutti. Sei semplicemente te stesso, e questo è incredibilmente liberatorio. Le persone sentono questa autenticità e ne sono attratte, perché in un mondo pieno di maschere e recite, incontrare qualcuno che è genuinamente a proprio agio con se stesso è come trovare un'oasi nel deserto. Ma ecco il segreto finale. Quando raggiungi questo livello di presenza e autoaccettazione, comprendi che tutto quello che hai sempre cercato fuori di te era già dentro di te. E questa realizzazione cambia tutto per sempre. Pratica la meditazione quotidiana. Scegli un'attività normale: bere il caffè, fare la doccia, camminare. E falla con totale presenza, notando ogni dettaglio sensoriale. Niente telefono, niente distrazioni, solo tu e il momento presente. Fallo per una settimana e osserva come cambia la qualità della tua giornata. La tua nuova identità. Ascoltami bene, perché questa è la verità più importante che voglio lasciarti. Non sei rotto. Non hai bisogno di essere riparato. Non sei incompleto. Non hai fallito nella vita solo perché ti ritrovi solo a 40 anni passati. Sei esattamente dove devi essere. E la tua solitudine non è una punizione del destino, è un dono dell'universo. Marco Aurelio, Seneca, Epitteto. Questi uomini hanno cambiato il mondo non perché erano circondati da folle adoranti, ma perché avevano conquistato se stessi. Avevano imparato l'arte più difficile e più preziosa: essere felici nella propria compagnia. A 40 anni passati hai 2 scelte davanti a te:
Puoi continuare a vivere secondo le aspettative che altri hanno creato per te quando eri giovane. Continuare a cercare la felicità fuori di te. Continuare a sacrificare la tua pace per compiacere persone che non ti apprezzano davvero. Oppure puoi scegliere la via del guerriero interiore. Puoi decidere che è arrivato il momento di vivere per te stesso, di rispettare i tuoi bisogni, di amare la tua solitudine, di costruire una vita che ti rispecchia davvero. Oggi inizia il tuo viaggio verso la vera libertà. Non la libertà di fare quello che vuoi, ma la libertà di essere chi sei veramente. Non la libertà di avere tutto, ma la libertà di non aver bisogno di niente che non puoi darti da solo. Ricordati questo: sei nato da solo e morirai da solo. Tutto quello che sta in mezzo è un bonus, non una necessità. Impara ad amare quello spazio, a rispettare quel silenzio, a onorare quella solitudine, perché è in quello spazio che vive la tua vera essenza. Quando saprai stare bene da solo, saprai stare bene ovunque. Quando non avrai più bisogno di nessuno per sentirti completo, attirerai persone che non hanno bisogno di te per sentirsi complete. Quando smetterai di cercare la felicità, la troverai che ti aspetta dentro casa tua, seduta sulla tua poltrona preferita, con il tuo libro preferito, nel silenzio della tua pace. Quello, mio amico, è il vero superpotere. Quello è il segreto della felicità autentica. Quello è il regalo che ti fai quando decidi di smettere di vivere per gli altri e inizi a vivere per te. La tua vita ti sta aspettando, non la vita che pensavi di dover vivere, ma quella che meriti davvero di vivere. Vai a prenderla. Sei pronto. Sei sempre stato pronto. Avevi solo bisogno di qualcuno che te lo ricordasse. E ora che lo sai, non c'è più niente che possa fermarti. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.